Da poco ho preso, come avete saputo, ovviamente dai reel, da quello che pubblico su ovviamente YouTube e Instagram, l'iPad M1 e quindi ho voluto provare a lavorare con LumaFusion su una memoria esterna. Ecco, la prima considerazione da fare è questa, cioè potete lavorare su una memoria esterna, ma non potete salvare il progetto, o perlomeno potete salvare il package, il backup del progetto, ma non il progetto per lavorare interamente sul disco, come avviene magari sicuramente con Final Cut, DaVinci Resolve e compagnia bella. Quindi il progetto, i template in temporanei, render sono sempre residenti sull'iPad e quindi occupiamo memoria, ma occupiamo meno memoria, perché tutte le clip da 4K, 8K, quello che volete, sono tutte sul disco e non vengono memorizzate, non vengono trasferite ovviamente sull'iPad. Quindi è una cosa, mi sta passando il treno in testa, quindi ormai siete abituati, e quindi è una cosa molto buona, perché io avendo un iPad di 256 giga, non ho voluto esagerare, anche perché i costi sono alti, ragazzi, non è che giustamente non è che sia miliardari, si fa quello che si può, e quindi ho trovato una buona come dire, un buon escamotage a lavorare con le clip, perlomeno lasciare le clip sul disco. Adesso andremo a vedere come si fa, cosa bisogna fare per lavorare sul dischetto e cosa non si può fare, perché sapete che io poi vado un po' a scavare e sperimento anche. Allora, andiamo in LumaFusion e andiamo a vedere subito un progetto che ho fatto, ok? Ecco, la cosa che ovviamente avviene quando voi staccate il disco, le pennette, è questa: non trova più ovviamente i media, ok? Non trova più ovviamente i file che avete voi messo su questi dispositivi. Oltre il treno c'è anche un elicottero, quindi lasciamo stare. La cosa prima che vi voglio dire, se non dovesse funzionare, ok, dovrebbe andare in automatico, andate sulle impostazioni, ok, e dovete abilitare questa vocina qua, ok, questa vocina qua ve la faccio vedere, ok, bene, questa qua, vedete, questa qua, ok, modifica unità esterna. Ecco, questa vocina qua deve essere attivata, ma come dicevo, modifica unità esterna vuol dire solo che io posso solo lavorare con le clip, non posso assolutamente andare a memorizzare il mio progetto. Ok, adesso andiamo a vedere quando colleghiamo il dischetto cosa succede. Come vedete non c'è, ovviamente non ci sono le clip. Adesso io vado a collegare il mio disco esterno. Io ho un SS disk della SanDisk molto semplice, molto basico, niente di eccezionale. Come l'ho collegato lo faccio riconoscere, vado su questa iconetta qua e come per incanto, guardate un po' che succede, ritornano tutte le clip che io praticamente ho all'interno del mio progetto, perché ovviamente ho collegato il dischetto. La cosa che non si può fare è questa, perché io pensavo nella mia ingenuità che potevo prendere i file, le clip, spostarli su un'altra pennetta e poterli usare. Magari non so, si rompe il dischetto, si rompe il disco, si rompe l'SS disk, si rompe la pennetta, quindi volevo praticamente, non mi interessava tanto del progetto, che potevo salvarlo in qualche maniera, e volevo caricare i file da un altro disco, cioè proprio avere tutto qua sopra, non il package, proprio i clip. Quindi se adesso io vado a far così, ok, ecco, ricordatevi sempre che per staccare un disco dovete uscire dall'applicazione, perché sennò si perdono i dati. Non c'è ancora dentro iOS, iPadOS 26, ormai siamo nell'iPadOS 26, non hanno messo la cosa, diciamo l'espulsione, ok, del Mac, quella iconetta che siamo abituati a vedere vicino ai dischi. Tolgo, ok, questo e vado a mettere la pennetta, ok, la pennetta, perché io già non ci vedo quando sono girato bene, figuramente di schiena. Ok, vado a filarla, vado di nuovo dentro, vedete che adesso ho perso di nuovo i file, ok, vado a far così, vedete che praticamente la pennetta è stata riconosciuta, ma i file non ci sono, perché non si può utilizzare le clip in un altro, cioè praticamente in un altro disco, cioè devo praticamente esportare tutto insieme.
Ecco, per esportare tutto insieme io non posso farlo da questa pennetta, ok? Non posso farlo da questa pennetta perché non ci sono i file, perché se vado a fare il backup mi esporta solamente il progetto, ok? E senza il media, quindi potrebbe essere una scelta anche quella, però non serve a nulla. Io adesso riesco da qua, scollego di nuovo il disco, metto quello giusto, ok? Quello giusto, rivado in LumaFusion. A questo punto lui trova, ovviamente, mi dice sempre, ecco, non mi dice più niente, allora facciamo così, ok, ritrova, ok, tutto quello che ha perso. A questo punto vado, come esportassi la cosa, vado qua, vedete qui praticamente proprio il package di LumaFusion, vado qua, vado a dirgli sì airdrop, perché poi airdrop non vuol dire niente, cioè lì vuol dire tutto, cioè io posso esportarlo sia mandarlo in un altro iPad con airdrop oppure salvarlo in file, una chiavetta eccetera eccetera. Vado avanti e gli faccio fare ovviamente tutta la compressione. Ecco, questo è un pacchetto che viene compresso, ok? Non è un file che possiamo poi andare a vedere dentro cosa c'è, o perlomeno non lo so, forse col Mac quando avete la funzione guarda dentro cosa c'è dentro il pacchetto può darsi che si possa, però con l'iPad non credo, adesso ci proviamo. E poi mi vengono le idee, idee che poi magari non servono a niente, però mi vengono le idee di andare a vedere se magari hanno aggiunto questa funzione anche su iPad OS 26. Adesso riusciamo a fare tutto il bel giretto e quando praticamente si è fatto tutto, andiamo a vedere dove è messo il pacchetto. A questo punto il pacchetto che contiene anche le clip possiamo trasportarlo su un'altra pennetta, ma solo se abbiamo fatto il backup da il disco dove avevamo le clip, ok? Non posso farlo dal disco dove lui non ha riconosciuto le clip, perché non servirebbe a niente. Beh, facciamolo finire e poi andiamo a vedere che succede. Eccoci, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito l'esportazione del pacchetto, adesso andiamo a vedere dov'è. Adesso ovviamente ci dirà dove metterlo, ok? Perché poi vedrete che viene fuori ovviamente la condivisione di iOS e possiamo andare a fare quello che vogliamo, metterlo su, ovviamente su file, mandarlo via airdrop, metterlo su una pennetta. Quindi io vado a fare così, ok? Lo metto ovviamente nella stessa cartella perché tanto mi serve solamente per fare questo esperimento. Anzi, potremmo fare un esperimentino, potremmo fare così, metterlo ovviamente qua sull'altra pennetta. Adesso vedrete che io inserisco l'altra pennetta nell'altro bocco, eccolo, vado qua, vado a vedere che è uscita l'altra pennetta che si chiama proprio pennetta, vado qua e faccio proprio ok, salva qui sopra. Quindi adesso lui sta salvando tutto il pacchettino su un'altra pennetta e quindi posso andare su un altro iPad, posso andare su, se ho l'M1, dall'M1 in poi di Mac, utilizzare LumaFusion su Mac con stesso pacchetto. Questa è una cosa carina, soprattutto per dare tutto il progetto a un'altra persona, un collaboratore. Peccato che non si possa salvare il progetto, cioè fare save del progetto sul dischetto, cioè che lavorare su una memoria esterna sarebbe stata una cosa veramente grandiosa. Ovviamente sapete che hanno aggiunto il menu come Mac, ma non credo che ci sia scritto salva file. Però ci diamo un'occhiata anche a quello che ovviamente sapete che la curiosità è tanta, quindi bisogna sempre sperimentare e andare a curiosare, perché si impara solo così, curiosando. Ok, ha finito, esce da solo ovviamente, chiudiamo LumaFusion, ok? Chiudiamolo proprio così stacchiamo anche l'hard disk dove c'era ovviamente i file, andiamo ovviamente in file, andiamo a vedere la nostra pennetta ed eccolo qua il pacchetto completo. Andiamo a vedere innanzitutto, visualizza rapida 9, non c'è. Oh, vedete, adesso il pacchetto dovrebbe essere 4 giga rotti, qualcosa del genere. 1 giga 6? Come mai? E come mai 1 giga 6? Allora, questo è 1 giga 6, ma è questo di oggi? Vediamo un po' data. Allora, data. No, non è quello di oggi. Ok, perfetto. Ottime informazioni.
Ok, vedete 4 giga e rotti, quindi è proprio la grandezza di quello che diciamo ho. Ecco, adesso se noi ci clicchiamo sopra, ovviamente veniamo catapultati in LumaFusion e lui riconoscerà tutto, penso, in tutti i file. Però non so se questa volta l'importa all'interno dell'iPad. Questo bisognerà poi vedere, ma adesso non lo facciamo. Provateci. Ecco una cosa che volevo provare adesso. Se io vado qua, vedete che di nuovo volevo vedere se magari con il pacchetto, ma non credo. No, neanche col pacchetto. Diamo un'altra occhiata qua a file, se c'è scritto, se c'è file, salva con nome, non c'è un tubo di nulla. E quindi il file non si può salvare. Ma io, lo sai, lanciamolo lo stesso. Lanciamo lo stesso e vediamo che succede. Lanciamo lo stesso il pacchetto, vediamo che succede. Tanto ragazzi il file ce l'ho. Andiamo a vedere, lanciamolo. Adesso lui importa sia il file che le clip, perché è normale che sia così, perché deve per forza importarle, perché io posso anche prendere poi il dischetto, cioè la mia penna, e andarmene via, quindi ti devono rimanere per forza i dati, quindi sicuramente è così. Adesso importa tutto il pacchetto, che ovviamente farà un altro progetto con un altro nome, non so se farà il nome 2 o quello che è. Vedete? Ok? Ok, andiamo un po' a vedere. Allora, infatti, vedete che 1, eccolo qua, dovrebbe essere questo qua. Ok, vediamo un po'. C'è scritto, vedete, guida completa 1. Quindi adesso lui però ha importato tutte le clip. Quindi se io vado a vedere un attimo dentro qua, dentro iPad, adesso non lo so dove lo mettere, non mi ricordo mai. Allora, dovrebbe essere user media, potrebbe essere user media, sì, perché eccolo qua, vedete, eccolo qua, guardate un po', questa è l'uno, ok, ha importato tutte le clip, e questa è l'altra clip, non so perché ha importato anche l'altra, strano, che ha importato anche, comunque vabbè, questa è giusto così, perché è l'altro ieri sì avevo fatto la prova io, quindi va bene. Quindi questo è il pacchetto di oggi. Se io vado a cancellare questo, ok, così, vado a cancellare questo, qua non succede nulla, ok? Non succede nulla perché io ho sempre il pacchetto, ok? Se io faccio così adesso, vado qua e faccio così, brutalmente cancello questo, che succede? Succede che ce li ho sempre, è possibile, non è possibile. Guarda che non è possibile, capo. Allora vedete che qua c'è qualcosa che non funziona. Non vorrei che l'avessi trovate adesso. Togliamo di nuovo questo, andiamo in LumaFusion. Ragazzi, può darsi che l'abbia trovati. No, li ha memorizzati da qualche altra parte che io non ignoro dove l'abbia fatto, perché a questo punto è una cosa tra me e lui. Allora, no. Dove l'hai memorizzati? Scusa, a questo punto dove ce li hai? Dove ce li hai? Modern Media, User Media non ci sono più. Questo è un mistero misterioso. Perché adesso se vado sull'altro pacchetto, giustamente, questo qui, se vado qua, non c'è. Se io rinserisco il disco, ok, lui me li ritrova. Quello è un mistero, eh? Ok, quello è un mistero, dove sono non si sa. Questi di quest'altro progetto non si sa dove siano. Vabbè, comunque, non so, li avrà messi da qualche parte che ignoriamo la sua locazione, perché aspettate, magari potrebbe, no, non potrebbe essere nulla, perché faccio col dito, faccio prima, scusatemi, faccio prima, allora, perché sennò ci mettiamo una vita. Allora, vediamo un po' se è dentro non reverse media, library media, no, non è possibile. File esterni, non è possibile. Non si sa dove li ha messi, cioè qui non ci sono più. Quindi in user media non ci sono più. Questo è un mistero.
questo è un mistero che dovremo scoprire. Se sapete la soluzione, mi raccomando, ditela, perché così anch'io imparo qualcosa, perché a questo punto in questo momento sono ignorante, perché non so dove sono. E infine, se volete condividere questo video con i vostri amici, mi fate crescere ovviamente, e loro fate anche un piacere, perché magari arriva una cosa che poi non sapevano, oppure magari qualche cosa, magari qualche input un po' diverso. E alla fine, ragazzi, siamo giunti all'iscrizione al canale. Fatelo, perché a voi non costa nulla e a noi creator vi dà una mano non indifferente. Cercate anche sulla campanella per restare aggiornati sui video che posterò in futuro. Ci vediamo presto, un abbraccio.